ancora oggi praticamente dei fattori di crescita in implantologia dentale, ponendo la nostra attenzione praticamente al completamento di quello che è il discorso che concerne le superfici implantari, e poi prenderemo in considerazione praticamente quello che è il discorso del carico immediato e i vantaggi che presenta oggi un carico immediato. Inoltre prenderemo in considerazione un fattore molto importante nella valutazione del successo implantare a lunga distanza, ben sapendo che la maggior parte degli impianti a 10 anni presentano un insuccesso di circa il 64%, per cui si abbassa notevolmente quel successo al 94-95% che noi abbiamo secondo i dettami a 5 anni della scuola branimarchiana. Perché? Perché praticamente il problema è proprio nell'area del collo implantare, ma ne parleremo e vedremo come poter risolvere questo problema annoso. Eccoci qua, sulla quarta parte. Ora riprendiamo da dove avevamo interrotto, dal trattamento delle superfici implantari, che è un capitolo che da solo meriterebbe un capitolo a sé. Il trattamento superficiale del titanio, lo ricordiamo, è il core business delle aziende implantari. Le fasi di lavorazione che un'azienda fa a livello della superficie implantare dopo aver dato la macromorfologia sono creare la micromorfologia che si è visto oggi, quella rugosa, essere migliore praticamente della superficie liscia, anche al di là di alcune paure che qualcuno ha voluto incutere praticamente in noi odontoiatri, dicendo che ibridizzare la parte praticamente crestale possa essere, diciamo, un escamotage per evitare la perimplantite. In realtà un piccolo, diciamo, una piccola area che è al limite della zona crestale che potrebbe essere esposta, e quindi per riassorbimento dell'osso a seguito praticamente dell'intervento, potrebbe essere, diciamo, un fattore valido, ma la superficie praticamente, ma ibridizzare i nostri impianti per metà della loro lunghezza ci fa perdere inserzione dell'impianto. Quindi dopo questo trattamento fisico meccanico degli impianti per dare la macromorfologia, le società implantari continuano con mezzi fisici, l'avevamo visto, quello che era la sabbiatura, la preparazione della rugosità delle superfici implantari, e poi iniziavano i trattamenti chimici e i trattamenti elettrochimici, e ci eravamo focalizzati al trattamento della anodizzazione, dell'ossidazione anodica del titanio, quell'ossidazione anodica che portava ad un aumento del spessore dell'ossido del superficiale dell'ossido di titanio e la strutturazione in nanotubi, queste nanostrutture che sono per noi fondamentali nel rigenerare la crescita ossea, soprattutto quando la loro dimensione è intorno ai 15 nanometri, mentre dimensioni più ampie di 100 nanometri possono invece praticamente portare alla morte degli osteoblasti. Per cui oltre a questo trattamento della superficie per arrivare a creare l'adeguata superficie micromorfologica e nanostrutturale, è importante realizzare la pulizia della superficie implantare. La pulizia della superficie implantare che viene eseguita mediante il plasma, una glue discharge, una scarica in incandescenza che ha varie possibilità. Innanzitutto, oltre a quello di fare una pulizia dei residui oleosi e della preparazione della sabbiatura e dell'etching delle superfici, dei trattamenti chimici, è importante per l'eliminazione delle endotossine adese, e questa efficacia di rimuovere mediante la pulizia con il plasma delle superfici implantari ha trovato validazione in studi di laboratorio come studi clinici e nella grande quantità di impianti che sono stati, diciamo, impiegati clinicamente. Una volta che l'impianto è stato pulito, diciamo, la superficie con il plasma, l'impianto viene praticamente inserito all'interno del confezionato in camera bianca. Qual è lo scopo del trattamento al plasma? Oltre alle proprietà appunto infatti chimico-fisiche, come dicevamo, delle superfici implantari, si sa che c'è un'endotossina che è un ospite indesiderato, la quale però è in grado di influenzare in modo significativo la risposta delle cellule infiammatorie rispetto ai materiali implantari, inficiando qualunque materiale o impianto
contatto e riducendone così drasticamente la biocompatibilità. Studi fatti da Greenfield e collaboratori che hanno pubblicato vari articoli evidenziano come l'endotossina aderente alle superfici implantari è in gran parte responsabile dell'induzione della differenziazione degli osteoclasti attraverso la produzione delle citochine infiammatorie primarie. Quali sono? Sono questo trio rappresentato dall'interleuchina 1 beta, dall'interleuchina 6 e dal fattore praticamente di necrosi tumorale alfa. Quando le superfici implantari vengono a contatto con le cellule praticamente dell'infiammazione, quindi questo materiale infiammatorio, le endotossine predese sulla superficie, può scatenare questa differenziazione degli osteoblasti determinando il riassorbimento osseo, cioè come se questo fosse un corpo estraneo che va eliminato. E dobbiamo dire che questa endotossina aderente è stata trovata a livelli significativi sulle preparazioni comunemente usate di particelle di titanio commercialmente pure, nonché su superfici di titanio utilizzati in campo ortopedico. E lo vediamo a destra l'LPS, l'ipopolisaccaride, praticamente la componente antigenica del lipido e della catena polisaccharidica. E che cos'è? E chi si occupa di queste endotossine aderenti? È l'osteoimmunologia, che è una sorta di crosstalk, di una diafonia, un'interferenza che avviene fra le cellule del sistema immunitario e lo scheletro, suggerendo il ruolo appunto delle citochine proinfiammatorie nella stimolazione dell'attività degli osteoclasti e quindi il riassorbimento osseo. E quindi questo potrebbe praticamente, questa endotossina, se non considerata, non viene rimossa mediante la pulizia della superficie implantare, portare praticamente a un'insufficiente osteointegrazione o alla perimplantite. E uno degli obiettivi che noi poi ci prefiggeremo praticamente per eliminare il discorso delle perimplantiti sarà quello di arricchire, ne abbiamo parlato, i nostri impianti all'interno che vengono opportunamente anotizzati per migliorare la resistenza all'usura, oppure gli stessi abbattement con argento nanoparticellato. L'argento nanoparticellato, che come quello in forma ionica è in grado di espletare la sua azione antibatterica, permette di impedire quello che è il riassorbimento di quest'area, in quest'area cristale, cioè la sovrainfezione batterica. Perché? Perché l'argento è il metallo che dà la maggiore attività antibatterica con una minima tossicità. Quindi è un concetto che andrà sviluppato, che dovrà essere dominio delle aziende, specialmente se noi con l'anodizzazione creiamo strutture in nanotubi dove questo argento può non solo essere riempito nei nanotubi, ma può essere assorbito sulle superfici, e ne parleremo. Quindi l'endotossina aderente, il riassorbimento osseo e la conseguente mancanza di stabilità entro 2 settimane attorno agli impianti assorbiti con lipo. Allora, torniamo praticamente al concetto della endotossina, che quindi va a stimolare la risposta, le citochine che determinano la risposta dell'attività osteoclastica, che noi vogliamo assolutamente, diciamo, impedire. Quindi il riassorbimento osseo, la conseguenza della mancanza di stabilità che si ha di solito entro 2 settimane attorno agli impianti, che vengono opportunamente assorbiti con LPS, cioè con endotossina, sono questi fenomeni di perdita di osso, sono fenomeni rilevanti da un punto di vista clinico, soprattutto in rapporto alla grande domanda del carico immediato e precoce. Queste sono affermazioni eseguite da Omar e colleghi, e quindi mantenere i livelli dei mediatori di infiammazione al di sotto dei livelli di allerta può aiutare a ridurre i fattori di rischio correlati allo sviluppo dell'infiammazione. E vediamo quali sono questi fattori di stimolazione. Sono le citochine, ma le citochine agiscono come? Agiscono come fattori di crescita, che sono l'oggetto della nostra attenzione, perciò mi ci sono soffermato, e gli ormoni polipeptidici. Capendo come funzionano gli ormoni polipeptidici, capite anche come funzionano le citochine e i fattori di crescita. Quindi le citochine sono dei mediatori polipeptidici come gli ormoni polipeptidici, come i fattori di crescita, che non hanno però, non sono antigeni specifici, cioè non sono in risposta a determinati antigeni, ma fungono da segnale di comunicazione fra il sistema immunitario e tra le cellule del sistema immunitario e tra le cellule del sistema immunitario e gli organi e i tessuti. E
le citochine sono coinvolte insieme agli ormoni polipeptidici e ai fattori di crescita nei circuiti di comunicazione extracellulare e presentano tra di loro delle caratteristiche per cui come sull'impianto ne possiamo trovare una tossina aderente, possiamo anche pensare in breve invece di mettere che va a stimolare le citochine, potremmo mettere i fattori di crescita invece che vanno a stimolare l'accrescimento con la comunicazione extracellulare degli osteoclasti blasti anziché stimolare gli osteoclasti, quindi determinare la crescita ossea anziché determinare l'assorbimento osseo. E alcune proprietà di carattere generale distinguono le citochine dai fattori di crescita e dagli ormoni. I fattori di crescita non emopoietici tendono a essere prodotti in modo costitutivo, i loro bersagli principali sono formati dalle cellule non emopoietiche, mentre gli ormoni di crescita endocrini sono prodotti da cellule specializzate o da tessuti specializzati. Quindi ricordiamo che le citochine infiammatorie si dividono in primarie e secondarie. Le citochine primarie che a noi ci interessano in particolar modo sono quel trio di mediatori fondamentali, o meglio di molecole che costituiscono il prototipo di intere famiglie e sono l'interleuchina 1, impariamo questi nomi, l'interleuchina 6 e praticamente il fattore di necrosi tumorale alfa. Qual è la situazione attuale rispetto a questo endotossine di superficie che rende un impianto di qualità superiore rispetto a un altro? Già dagli anni 80 noi sappiamo che la contaminazione chimica delle superfici implantari clinicamente disponibili è l'interazione fra la stimolazione biologica e i parametri di superfici è stato diciamo ampiamente trattato la contaminazione chimica e questo lo facciamo, ma non esiste alcuno studio riguardo all'endotossina aderente e la maggior parte delle cellule purtroppo però risponde agli stimoli dell'endotossina aderente e sono i fibroblasti, per esempio le cellule endoteliali, come gli osteoblasti. Pertanto ogni studio sulla risposta cellulare alle superfici di un impianto dovrebbe includere la valutazione della endotossina aderente tra le proprietà superficiali che richiedono una corretta caratterizzazione e definizione. Che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che i nostri impianti devono essere garantiti contro l'assenza, il trattamento, la pulizia contro le endotossine aderenti. Questo è il concetto che noi dobbiamo avere chiaro. Però oggi ancora non è obbligatorio, probabilmente in un futuro l'evoluzione nelle fasi produttive degli impianti dentali coinvolgerà praticamente tutti quanti i dispositivi medici nel pulire queste superfici. E come lo facciamo? Con il trattamento al plasma. Quindi quali sono gli insieme dei processi che noi possiamo fare con questo trattamento al plasma? Non solo la pulizia delle superfici implantari, ma possiamo attivare con il plasma la superficie implantare per aumentarne l'energia superficiale. Questo a cosa porta? Porta all'aumento della bagnabilità dei nostri impianti. Quindi non solo li puliamo, ma attiviamo con il plasma la superficie implantare aumentandone l'energia superficiale in maniera che questa sia in grado di incrementare la bagnabilità. Inoltre potremo mordenzare con il plasma le superfici implantari, lo abbiamo visto con i nanotubi soprattutto, aumentando la superficie di contatto e la strutturazione dei materiali e quindi potremo addirittura poi andare ad inserire quei fattori di crescita che noi tanto diciamo preconizziamo. E poi i rivestimenti al plasma possono essere fatti e già qualcuno li fa con l'idrossiapatite e l'idrossiapatite praticamente col calcio. Per cui poi quindi questi sono i trattamenti più importanti. Andiamo a vedere quello per una pulizia completa. Di solito quello che viene utilizzato è il plasma a bassa pressione. Il plasma a bassa pressione che è il processo che serve per la pulizia del processo fondamentale che precede tutti gli altri processi che abbiamo visto. Il plasma a bassa pressione si fa in un'atmosfera praticamente di ossigeno e viene chiamato plasma cleaner. Il trattamento della superficie implantare con il plasma potrebbe anche essere eseguito prima di inserire l'impianto direttamente in bocca, estratto praticamente dalla confezione, viene messo praticamente trattato in maniera da attivare la superficie. Questo l'aumento della superficie lo vedremo con un aumento della bagnabilità, quella bagnabilità che vuol dire che noi abbiamo aumentato l'energia di superficie attrattiva praticamente della superficie implantare e abbiamo garantito una migliore pulizia
pulizia sia dalle componenti chimiche sia dalle componenti biologiche, come l'endotossina aderente, che purtroppo praticamente è difficile da staccare con i mezzi normali. Inoltre, oltre a fare questa pulizia della superficie dei nostri impianti, potremo, come dicevamo, arricchirli con fattori di crescita. Oggi facciamo con il PGRF, con il calcio. Vogliamo ricordare che il trattamento al plasma serve per attravare la superficie e aumentarne la bagnabilità. Cos'è l'aumento dell'energia superficiale? Quello che aumenta la bagnabilità, che può essere però favorita, oltre che dall'elevata superficie e energia superficiale, anche dalle basse energie interfacciali, cioè tra l'impianto, per esempio il sangue o l'osso, o le modeste tensioni superficiali. Per cui la bagnabilità risulta fortemente influenzata da che cosa? Dallo stato di levicatezza di una superficie. Noi abbiamo superfici rugose, con quel trattamento, aumentando l'energia, aumentiamo la bagnabilità, ma soprattutto pulendo bene la superficie, eliminando le eventuali impurità presenti sulla superficie implantare, possiamo ottenere praticamente una super idrofilia, che letteralmente significa una forte affinità con l'acqua, e conferisce così la massima bagnabilità per i nostri impianti. Tutte queste procedure che noi andiamo a fare servono per realizzare un carico immediato. E quali sono? Perché? Perché il carico immediato, dice, perché bisogna fare questo carico immediato e non attendere? Perché il carico immediato ci dà tantissimi vantaggi. La tecnica del carico immediato, che viene a eseguire praticamente il protocollo implantare tutto in un'unica fase, un one step, e praticamente prima di tutto serve per eliminare il secondo tempo chirurgico e tutto lo stress ad essere legato, i tempi di chiami del paziente, cioè la riapertura e via dicendo. Riduce il numero e l'entità delle complicanze post-chirurgiche, quali l'edema, il sanguinamento, gli ematomi, che peggiorano il comfort terapeutico del paziente, la riduzione dei tempi di guarigione, la guarigione dei tessuti molli per implantare. Questo è molto importante, perché con una migliore integrazione della protesi si ha nell'architettura morfofunzionale, e poi il recupero funzionale più rapido del paziente, i vantaggi derivanti da una protesi immediata. L'unico svantaggio che presenta praticamente l'impianto protesi a carico immediato è praticamente una programmazione più complessa, una seduta molto più lunga, tutto in una seduta un po' più lunga, e anche il discorso economico per il paziente per affrontare la spesa tutta insieme. Comunque la valutazione istologica del carico immediato praticamente ci dice però quali sono i vantaggi di avere un carico immediato, e vediamo nei tempi successivi come si comporta il carico immediato. Ovviamente il carico immediato ha una problematica, quella che potrebbe presentarsi per uno stress eccessivo a livello dell'interfaccia osso-impianto, che potrebbe portare a una conseguente mobilità praticamente dell'impianto protesi, con quindi perdita dell'impianto, della fixture. Quindi caricare immediatamente un impianto non significa sovraccaricarlo, potremmo dire protesizzazione immediata, però riducendo il carico e soprattutto eliminando interferenze occlusali che possono portare a carichi parafunzioni. E a breve termine, quindi, l'elemento che noi ci dobbiamo porre nel carico immediato è ridurre proprio il carico, protesizzando il paziente ma riducendo e eliminando l'eventuale sovraccarico. Questo è il primo passo importante. Dopo 4 settimane di funzione immediata andremo a fare un'analisi. Si è fatta un'analisi istologica della qualità dell'osso per implantare la valutazione del BIC, cioè la percentuale di contatto tra osso e impianto, e si è visto che non si hanno differenze statisticamente significative fra gli impianti caricati immediatamente e quelli lasciati sommersi. Dopo 4 mesi di funzione immediata si può arrivare ad un BIC variabile tra il 78% e l'85% senza migrazione epiteliale nell'interfaccia. A lungo termine, dall'analisi della letteratura, riguardo alle condizioni istologiche del tessuto osseo circonferenziale ad impianti a carico immediato, porta ad affermare che il protocollo di carico immediato può stimolare il rimodellamento osseo ed aumentare la densità ossea per implantare. Quindi ricordiamo che il protocollo a carico immediato può stimolare il rimodellamento osseo ed aumentare la densità ossea per implantare.
Ancora a 8-9 mesi dalla posizione della fictus si può vedere con il carico immediato che l'osso perimplantare si presenta più compatto, più denso, con meno spazi midollari e senza interposizione del tessuto fibroso. A 15 mesi dal posizionamento gli impianti a carico immediato si presentano con un BIC, cioè un contatto osso-impianto doppio rispetto agli impianti posizionati con il protocollo tradizionale classico branimarchiano. Perché? Perché abbiamo anche caratteristiche meccaniche qualitative più favorevoli, con formazione di osso più spesso e maggiore percentuale di osso corticale. E studi a lungo termine hanno validato i protocolli di carico immediato nel favorire proprio praticamente l'osso integrazione dei pilastri implantari. Per cui possiamo concludere che grazie all'avanzamento delle tecniche e alla continua ricerca scientifica degli ultimi anni, anche il protocollo operativo che prevede il posizionamento di un impianto a carico immediato può essere considerato una procedura in grado di produrre risultati predicibili con un tasso di successo molto elevato. È tuttavia altresì importante, al fine di ottenere una terapia di successo, eseguire un'attenta valutazione del caso clinico del paziente, capendo se c'è un'adeguata quantità e qualità ossea, l'assenza di patologie che possono compromettere il processo di osseointegrazione e quindi il successo implantare, e capire che il protocollo immediato non è, diciamo, una procedura diciamo, impiegabile su tutti i pazienti, perché è assolutamente necessario che il paziente mantenga una buona igiene orale, venga con regolarità le visite del follow up, che vengano mantenute e pulite le nostre protesi impianti, che il posizionamento di impianto a carico immediato presenta numerosi vantaggi rispetto alla tecnica classica elaborata da Brademar, che infatti con questa procedura possiamo acquisire un maggior numero di pazienti, ridurre i costi e una durata minore del tempo per l'esecuzione della protesi, e soprattutto ridurre quello che è il numero degli interventi chirurgici. La migliore estetica invece è garantita dalla risposta la migliore estetica appunto è garantita dalla risposta del tessuto osseo al carico immediato, e mentre nel protocollo classico, quello branimarcano, che prevedeva un tempo di attesa di 6 mesi, l'osso andava incontro ad un riassorbimento perché non veniva stimolato, nel carico immediato invece l'osso alveolare inizia immediatamente ad assorbire le forze occlusali provenienti dalla ricostruzione provvisoria, e questa sua funzione garantisce un minore riassorbimento osseo, migliorando l'aspetto estetico. Per cui il tanto acclarato principio branimarcano, che era un presupposto imprescindibile, quello che doveva stazionare lì l'impianto fermo sotto la cresta ossea per ottenere l'osteointegrazione, ormai è un concetto superato. Si cerca con l'impianto a carico immediato un contatto iniziale tra l'osso e l'impianto, che poi verrà ad integrarsi praticamente in modo definitivo questo impianto, che apprima una stabilità primaria data dal contatto con l'osso, grazie anche agli stimoli biomeccanici, a tutto quello che noi possiamo aggiungere. E vediamo nella foto a destra la grande quantità di osso che va a, diciamo, a posizionarsi grazie alle dinamiche funzionali dei nostri impianti integrativi praticamente all'intorno, fino ad arrivare al di sotto della componente dell'unione abutment crown, perché siamo di fronte a un abutment crown integral, che è cementata direttamente, senza soluzioni di continuità, senza cementi intermedi, e quindi l'osso si può formare con delle picchi ossei, diciamo, notevolmente elevate. Quindi il concetto che stiamo adottando oggi noi in implantologia col carico immediato è il concetto della dinamizzazione, lo stesso che si fa in ortopedia, cioè non si ingessano più praticamente gli arti, ma si cercano di bloccarli con degli opportuni apparati, diciamo, di osteosintesi, e dinamizzare, mettere subito in funzione il paziente. Al fine di migliorare l'osteointegrazione, ovviamente le superfici implantari, come abbiamo già detto, sono state irruvidite, sono superfici ruvide, e questo praticamente favorisce la differenziazione osteoblastica, aumenta la sintesi della matrice extracellulare e l'aggregazione piastritica. È proprio il concetto dell'aumento dell'aggregazione piastritica a favorire
l'ossa integrazione, perché l'uso praticamente di fattori di crescita e l'uso di materiali come il PRP ha un effetto osteoinduttivo, cioè di stimolazione delle cellule osteoprogenitrici a differenziarsi in osteoblasti, fenomeno che dà la via all'osteogenesi e quindi inducendola, e soprattutto l'abbiamo visto parlando dell'endotossina, dobbiamo ridurre l'attività osteoclastica, riducendo i fenomeni di infiammazione all'intorno dei nostri impianti. Ricordiamo invece che l'osteoconduzione, solo per ricordarlo, è la crescita dell'osso su di una superficie in cui si cercano, cioè superfici osteoconduttive. L'implantologia quindi, che oggi si pone come il momento di collegamento fra la chirurgia, il momento chirurgico e la protesi, non rispetta l'integrità ectodermica e quindi purtroppo praticamente, anche essendo poi un materiale alloplastico in un ambiente biologico, questo praticamente crea il concetto dell'introduzione di un corpo estraneo, che è un fenomeno delicato che richiede un'elevata capacità rigenerativa da parte dei tessuti dell'organismo, e questa capacità va aumentata, ed ecco l'importanza dei fattori di crescita e di ipotesi del loro lento rilascio da parte degli stesse superfici implantari, che alimenterebbero così la neoopposizione ossea, osteodensificando l'osso, e l'idea di future supermolecole della suprachimica, le supermolecole che possono praticamente essere strutturate e costruite appositamente per stimolare questi fattori. Ora tocchiamo un argomento molto molto importante, quello del mantenimento dell'osso crestale. Il mantenimento dell'osso crestale è quello che praticamente a suo tempo Branemark aveva considerato come un fattore, un riassorbimento fisiologico all'intorno del collo del nostro impianto, e considerava una perdita iniziale significativa di 1 millimetro, mi pare, nel primo anno, e poi 0,1 millimetro l'anno successivo, e dava alla lunghezza dell'impianto un fattore molto importante. Oggi invece noi il mantenimento dell'osso crestale, e non questo cono di riassorbimento che Branemark considerava normale, quindi l'osso integrazione è un po' decaduta, non bisogna far stazionare. Poi i fenomeni che oggi noi chiamiamo mucosite e perimplantite, per Branemark erano considerati fenomeni normali. Oggi noi abbiamo appunto ipotizzato addirittura, per evitare l'accumulo praticamente di batteri, quello che è fondamentale di preparare queste superfici che vengono opportunamente anotizzate con nanotubi, la posizione di argento nanostrutturate, in nanoparticelle. E allora il mantenimento dell'osso crestale è diventato negli ultimi anni un criterio chiave nella valutazione del successo di un impianto. La perdita dell'osso vaginale intorno all'impianto, dobbiamo capire quali sono i fattori, perché noi capiamo che se resta l'osso crestale e i relativi tessuti molli a sovrastanti, noi avremo praticamente un successo implantare. I fattori che possono inficiare questo mantenimento dell'osso crestale sono la biocompatibilità dell'impianto, ma questo l'abbiamo visto, l'importanza anche delle leghe, eccetera, eccetera, la biocompatibilità, la geometria e le caratteristiche di superficie, la geometria implantare, la macrostruttura e le caratteristiche di superficie della microstruttura, la tecnica chirurgica di inserimento, abbiamo visto l'importanza del minor trauma, la connessione impianto-moncone, quello che avevamo già visto, no? Il tipo di riabilitazione protesica che andiamo a fare, che deve evitare i cantilever, la distribuzione e non ci deve essere stress occlusale, la distribuzione dei carichi in relazione alla quantità e alla qualità dell'osso circostante all'impianto. È proprio la distribuzione dei carichi in relazione alla quantità e alla qualità dell'osso crestale circostante l'impianto che è diventato un fattore di importanza fondamentale nella valutazione a lungo termine del successo implantare. E vale il principio: l'osso ancora gli impianti, quindi il nostro osso va ad ancorare l'impianto, come fa adesso la mia mano, mentre il tessuto mucoso crestale, capito, li mantiene. Quindi infatti l'osso ha la capacità di adattare la sua struttura attraverso processi di riassorbimento e deposizione, il cosiddetto rimodellamento, in seguito a stimoli meccanici ai quali viene sottoposto durante i cicli masticatori. Il caso ideale quale sarebbe? Che la distribuzione omogenea dei carichi lungo la superficie del contatto assi-impianto si distribuisca su tutta la geometria implantare. Però all'analisi degli elementi finiti di diversi tipi implantari possiamo evidenziare che esistono delle zone di stress
implantare a seguito delle sollecitazioni occlusali in vivo, e queste possono portare al riassorbimento dell'osso marginale al collo dell'impianto. E numerosi studi su animali hanno dimostrato come carichi masticatori eccessivi possono portare appunto al riassorbimento dell'osso in quell'area praticamente proprio che noi invece dobbiamo mantenere. E quel fattore che era importantissimo nella scuola branimarchiana, che era la lunghezza dell'impianto, proprio perché c'era questo riassorbimento continuo dell'osso, una sorta di perimplantite considerata fisiologica, oggi non è più un fattore rilevante. Quello che dobbiamo mantenere è l'osso crestale, non ci interessa quanto sia lungo il nostro impianto. E utilizzando appunto impianti con caratteristiche specifiche e con protocolli chirurgici differenziati in base alla diversa qualità ossea, i risultati tra impianti corti e impianti lunghi, infatti, in qualunque situazione di densità ossea si è dimostrato praticamente sovrapponibile. In particolar modo quando noi mettiamo in campo la terza dimensione. Il mantenimento dell'osso cristale, divenuto quindi il fattore chiave, ci porta a considerare che i tessuti molli garantiscono la sopravvivenza dei tessuti duri per implantare. I molli sono funzione dell'osso cristale, y uguale f di x, dove x è l'osso cristale e y. Per mantenere quell'osso cristale dobbiamo dare un carico adeguato. Nel mantenere l'osso cristale si assicura al tessuto gengivale quel sostegno nutrizionale fondamentale per la conservazione delle papille e la preservazione gengivale. E gli ultimi studi biomeccanici sugli impianti, è molto importante la geometria del collo implantare e l'estensione orizzontale della filettatura del collo implantare. Quindi questi due concetti, geometria del collo implantare, estensione orizzontale della filettatura del collo implantare, per migliorare la distribuzione dei carichi masticatori. Ed ecco, lo vediamo con questo circondato in alto a destra, non spero che la mia immagine non lo copra, praticamente vediamo appunto le caratteristiche praticamente di questo impianto e come deve essere, quali sono le caratteristiche dei nostri impianti. Un impianto tensegrale, quindi tensegretivo, che sviluppi un sistema tensegrale, che abbia una doppia conicità o inverse cone, un inserimento subcristale delle spire allargate, perché l'osso crestale al di sotto sostiene praticamente la compressione, sopra invece è fatto per sostenere la trazione, per cui praticamente la trazione dei tessuti. Quello che noi dobbiamo dire è che invece se l'impianto fosse cilindrico o un impianto cilindrico porterebbe praticamente ad un sovraccarico delle pareti laterali del nostro osso, determinando un riassorbimento dell'osso di tipo branimarchiano. Oltre a queste caratteristiche tipiche della fixture, dobbiamo avere una connessione econometrica, sviluppare un platform switched, una connessione econometrica, deve sviluppare un platform switching e deve avere un'adeguata ampiezza biologica. Come abbiamo modificato questo impianto? Bene, abbiamo sempre la nostra connessione praticamente econometrica con un esagono. In questo caso abbiamo praticamente sì un esagono e abbiamo praticamente il nostro cono di accoppiamento che ci garantisce e va. E abbiamo alzato praticamente questo qui per garantire l'ampiezza biologica. In quest'area abbiamo portato questa zona più alta, come se utilizzassimo un impianto slim nella prima parte dell'abbattement fixture. E poi praticamente cosa deve essere garantita? Quindi l'ampiezza biologica, la connessione econometrica e il platform switching o superficie commutata. La corona deve essere direttamente cementata sul moncone, realizzando quello che viene chiamato integral crown abutment, cioè un sistema integrato, corona abutment, e la corona deve essere necessariamente in zirconia, perché si è visto che la zirconia è il materiale migliore anche del titanio, pur essendo sempre nella classe 4 praticamente della tabella di Mendeleev, della tavola chimica. Praticamente lo zirconia non ha le stesse caratteristiche di resistenza al lavoro meccanico che ha il titanio, però praticamente ha una migliore biocompatibilità per quanto riguarda la superficie, che è più antibatterica.
Poi quello che è importante è l'anodizzazione tra Batman e fixture, quella anodizzazione che dicevamo all'interno tra la Batman e la fixture, che è molto importante per evitare i fenomeni di usura, ma soprattutto quello che dovrebbe essere il lavoro futuro, l'inserimento di argento nanoparticellato per ridurre qualunque forma di carica microbica, ricreando all'interno del nostro impianto, della cava implantare, un reservoire di antibatterico. La discussione quindi che qual è? Che il collo convergente e l'ampliamento in senso orizzontale delle filettature rispecchia tutti gli studi fatti da molti autori, i quali già hanno affermato l'importanza degli impianti di lunghezza adeguata con largo diametro e collo implantare convergente posizionati fino ai 2 mm sotto crescita nel mantenimento e nella migliore modo di distribuzione delle forze occlusali lungo l'interfaccia osso-impianto, dimostrando grazie a questa geometria abbiamo questa migliore distribuzione delle forze praticamente osso-impianto. Le forze orizzontali e verticali masticatorie che vanno a agire sul corpo implantare durante appunto la masticazione rotazionale vengono distribuite omogeneamente negli spazi tra le spine, creando così negli spazi tra le spine una sorta praticamente di effetto cuneo. Al contrario, un impianto cilindrico, quello che dicevo, subisce a livello cristale un effetto compressione controlaterale alla spinta applicata dalla forza, quindi quando lo carichiamo fa una compressione dell'osso marginale e l'insorgenza di un'eperiplantite da stress occlusale. Negli impianti con spine allargate e morfologia tridimensionale si verifica una distribuzione delle forze lungo il perimetro di ogni spazio fra le spine, in tal modo aumenta notevolmente la quantità di osso che partecipa attivamente all'assorbimento delle forze masticatorie e alla compressione verticale lungo la superficie di contatto osso-impianto, e quindi la compressione verticale osso-impianto è ridotta al minimo. Ciò fa sì che gli impianti con questo design possono subire elevate sollecitazioni anche se di lunghezza corta, e quindi la lunghezza non è più un parametro, la geometria del collo implantare convergente verso la cresta e posto leggermente al di sotto, che l'abbiamo visto prima, posto leggermente al di sotto, lo vediamo qui, cosa fa? Diminuisce notevolmente lo stress che subisce normalmente l'osso cristale durante le sollecitazioni masticatorie con un impianto subcristale a collo regolare. Tale caratteristica è da considerarsi come indispensabile per il mantenimento dell'osso marginale all'intorno degli impianti. Quindi gli impianti da noi utilizzati evidenziano anche questo particolare design, è favorevole anche negli impianti corti. Oggi parlare di impianti corti significa parlare di impianti sotto i 6 mm, e impianti normali fra gli 8 e i 10 mm, 8 mm è un impianto normale, 8-6 mm è un impianto normale, sotto i 6 mm è un impianto corto, e la geometria favorevole del corpo implantare o fixture è data da alette estese in senso orizzontali che permettono l'accumularsi del coagulo sanguigno con conseguente cicatrizzazione accelerata e formazione di osso corticale, e anche le spine allargate ci permettono l'ancoraggio all'old bone, all'osso nativo, e quindi praticamente un ancoraggio a osso maturo, senza che, avendo così una stabilità primaria, senza rischiare di perdere quella stabilità primaria nelle fasi praticamente di riassorbimento, cosa che invece accadrebbe quando noi andremo a inserire un impianto cilindrico, che è un impianto che quasi deve cadere all'interno del tubo implantare, non fa ad automaschiarsi e autofilettarsi nell'osso. Poi deve avere un collo implantare convergente che assicura la stabilità dell'osso cristale sovrastante l'impianto e il mantenimento del tessuto gengivale circostante la porzione protesica. Inoltre la connessione econometrica che abbiamo visto prima, unico, che elimina il rischio di perdita osseo circostante, annullando i micromovimenti tra impianto e moncone e le microinfiltrazioni batteriche. Grazie a un ideale sigillo batterico in futuro speriamo di avere praticamente queste arricchite praticamente con argento nanoparticellato per evitare. A sostegno della nostra tesi ci rifacciamo alle affermazioni di Frost, e Frost sostiene che la deformazione ossea dovuta a un carico meccanico sotto una certa soglia potrebbe essere riparata da un rimodellamento osseo. Tuttavia, se la deformazione invece tende ad eccedere, questa deformazione che porta al sovraccarico porta praticamente prima ad un comportamento plastico praticamente dell'osso, che è un osso duttile, cambia la sua forma, e poi praticamente addirittura per un carico eccessivo ad una frattura e incapacità alla riparazione.
Quindi l'importanza della forma geometrica, vista l'inevitabile presenza di micromovimenti flettenti durante i normali carico masticatorio, è importante la necessità di mettere in atto durante già la fase chirurgica protesica tutte quelle condizioni per evitare questi carichi negativi, fenomeni tensivi, ed ecco il discorso di sviluppare il principio della tensibilità, di distribuire il carico complessivo in un carico tensivo. Utilizzare quindi impianti che presentano un design e caratteristiche di superficie atti a ridurre al minimo le concentrazioni di stress sul tessuto osseo, concetto di tensibilità, compressione che si trasforma in tensione, e per l'effetto cuneo che abbiamo detto dell'osso fra le spine, utilizzare una connessione conica tra bottom e fistula per una distribuzione più ampia e omogenea del carico, e abbiamo la connessione unico che sviluppa anche il platform switching. Abbiamo un'attenta valutazione della giusta altezza dell'abbattement, l'abbiamo visto, abbiamo modificato i nostri abbattement per garantire l'ampiezza biologica che intorno agli impianti deve essere almeno 3 mm, scegliere attentamente i materiali di costruzione del manufatto protesico, ricordando che la zirconia direttamente cementata sul moncone, costruendo un integral abbatment crown, è il concetto ideale, e soprattutto la zirconia ha una grande, si difende bene, ricordiamo, un metallo di transizione contro praticamente la sovrappopolazione batterica, si pulisce molto bene, quindi è un materiale dove i batteri non attecchiscono idealmente. I fallimenti implantari si possono quindi classificare in due principi: quelli precoci dovuti a una cattiva selezione paziente e una cattiva tecnica chirurgica o un carico precoce sbagliato, e quelli tardivi indotti dalla placca o da un sovraccarico occlusale, quando tutte queste condizioni non siano state messe in campo. Per cui noi dobbiamo ragionare quando facciamo il carico immediato per evitare i fallimenti, soprattutto a lunga distanza oltre i 10 anni, meccanismi osso-integrativi che devono favorire nell'immediato praticamente la ricrescita ossea, come proteine e fattori di crescita. È un campo molto aperto alle modificazioni biochimiche nel meccanismo e dei fattori integrativi dei fattori di crescita. Dobbiamo creare quindi non soltanto delle superfici implantari osteoconduttive, ma creare dei materiali biomimetici con la capacità di integrarsi completamente nei tessuti e rendere la superficie praticamente fortemente osteoinduttiva. Quindi il concetto praticamente di Brånemark dell'osseointegrazione, vista come un atteggiamento passivo una volta inserito nel nostro impianto in attesa che l'osso si riformi, oggi è un atteggiamento attivo, ed in questo i fattori di crescita, il loro studio, la loro applicazione in campo odontoiatrico oltre che in campo ortopedico sicuramente ha una grande importanza. Il nostro atteggiamento è attivo e dobbiamo utilizzare questi fattori, dobbiamo dinamizzare il più velocemente possibile, perché la ricerca degli impianti della forma della lunghezza si cerca oggi anche di andare praticamente nel momento che carichiamo i nostri impianti, ecco le spine allargate, osso nativo. Insomma, tutto il nostro lavoro servirà per cercare di comprendere quali possono essere gli strumenti a disposizione per superare gli ostacoli appena indicati, per riabilitare nel più breve possibile i nostri pazienti. Insomma, tutto il nostro lavoro attuale sarà quello di riabilitare nel più breve tempo possibile. Ci diamo adesso un arrivederci, ci inviamo alla quinta parte che faremo dopo le vacanze natalizie, in cui parleremo in modo specifico dei fattori di crescita biochimici, cioè quelli che praticamente possono determinare la crescita ossea e che potranno essere impiegati in campo implantologico tal quali, una volta prelevati autologamente, oppure grazie ad una futura chimica, che è quella delle supermolecole, che ci permetterà in un futuro prossimo o lontano di arrivare a stimolare l'accrescimento osseo e quindi direzionare e ottenere rapidi accrescimento all'interno dei nostri impianti. Per il momento prendiamo in considerazione tutti i fattori che abbiamo preso fino ad oggi in considerazione. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do un saluto affettuoso e auguro a tutti buone vacanze, un buon Natale felice e un felice anno nuovo, e ci sentiremo per l'anno nuovo. Grazie a voi.